Buongiorno, oggi parliamo del Sagittario, parliamo del nono segno dello zodiaco, segno mobile, di fuoco, governatori Giove e Nettuno. Perché Giove e Nettuno? Perché hanno due funzioni simili ma differenti, nel senso che Giove si occupa della giovialità del segno, quindi gli appartenenti al Sagittario sono molto spesso persone che amano la vita, un po' come tutti gli appartenenti ai segni di fuoco. Quindi c'è il piacere di tutto quello che ci circonda e anche una bella dose di ottimismo, a volte anche incoscienza. Dall'altra parte poi abbiamo Nettuno e Nettuno lo guida verso l'alto, lo porta alla ricerca, al lavoro spirituale. Sotto al segno del Sagittario molto di frequente nascono pensatori, filosofi, ricercatori, tutto ciò che è lavoro su se stessi e ricerca, quello è Sagittario. Si parla tanto del Sagittario inteso come viaggi. A me tante volte dicono, c'ho pianeti in Sagittario, quindi c'ho il viaggio, l'estero. Sì, è vero, per carità, anche questo è vero, però il viaggio vero e proprio, quello tipico del Sagittario veramente, è il viaggio dell'anima, è il viaggio della ricerca, della conoscenza, è la persona che eh, può anche non viaggiare, può anche non essere mai uscita di casa, ma viaggia a un altro livello, un'altra condizione. Caratteristica degli appartenenti al segno, anche la fantasia molto nettuniana. E ecco che abbiamo due validissimi esempi nel cinema, Disney e Spielberg. Disney che ha fatto addirittura parlare gli animali, ha creato delle vere e proprie famiglie, il mitico Topolino, Paperino e via dicendo. E poi ha ripreso le favole antiche, e l'ha rilette in chiave più attuale, ha fatto delle cose bellissime. L'altro è Spielberg, e Spielberg ha fatto un pezzo di cinema, incontri ravvicinati del terzo tipo, cioè Spielberg che viaggia talmente tanto di andarsene nello spazio, andare a cercare su altri pianeti. Ecco, in questo, tutti e due in questi casi, c'è la splendida energia del Sagittario. Poi per quanto riguarda l'estero, io per esempio ho un'amica che ha l'agenzia di viaggi, quindi lei fa quello per cui è nata, organizzare viaggi. E poi avevo un amico, questa è una cosa, una storiella simpaticissima, perché lui, tutte le sue donne erano straniere, compresa la prima e la seconda moglie, perché la prima era una olandese e la seconda era una francese. Io mi chiedevo sempre come mai lui andasse a incontrare, perché poi mica lo faceva apposta, a incontrare donne straniere. E una volta gli feci pure la battuta, oh ma italiane proprio niente, eh. E poi mi resi conto, quando iniziai a studiare astrologia, perché quando si inizia a studiare astrologia si inizia a fare i temi alle persone che più ci sono vicino, quindi amici, parenti. E io feci il tema a lui e mi resi conto che aveva una Venere in nona casa. Quindi era ovvio per lui essere affascinato da quello che era il lontano. Ora, qual è il grande rischio dei nati sotto al segno del Sagittario? Perché come dico sempre c'è vari livelli di evoluzione, no? Allora, il Sagittario evoluto è realmente la ricerca, la conoscenza, la sapienza, la filosofia. Il Sagittario meno evoluto è la saccenza, il pontificare, l'avere una parola per tutti, anche l'impicciarsi. E il rischio è che tutta la conoscenza assorbita negli anni, perché poi parliamo di un segno molto curioso, e il Sagittario si interessa di mille cose, fa questo, vuole sapere, il Sagittario se non è evoluto manca di approfondimento. E poi c'è questo, vedere l'altro come un vaso da riempire. Quindi è un segno che, se non evoluto, ha poca capacità d'ascolto, mentre ha molto da praticamente lui parla, tutte le nozioni che ha
Non le ha perché realmente è appassionato di una determinata materia, no, ma semplicemente perché in qualche modo deve far vedere quanto sa, deve andare a compensare un complesso di inferiorità. Questo ovviamente quando i valori in Sagittario sono lesi. Ora, come dico sempre, queste descrizioni vanno prese col beneficio di inventario. Perché? Perché sono assolutamente generiche. Nel discorso tema natale c'è il percorso dell'anima, cioè il disegno dell'anima. Quindi quella è un'astrologia attendibilissima perché lavora sul momento di nascita di un determinato individuo. Questa che sto facendo io adesso, non che non lo sia, però non è detto che corrisponda. Se una persona ha, che ne so, magari in Sagittario c'ha solo il Sole e c'ha 5 pianeti Scorpione, ecco qua che gli suona più familiare il video dello Scorpione piuttosto che quello del Sagittario. E allora poi dice, ah no, però non ci ha preso su niente. Non è così che funziona. L'astrologia è qualcosa di molto complesso che comprende segni zodiacali, case, pianeti, Lilith, Chirone e guardate c'è un mondo dell'astrologia. Per cui una cosa è il tema natale, una cosa è il segno zodiacale, sono due cose differenti. Quindi la funzione di questi video è per lo più di incuriosire e far comprendere quanto la materia sia meravigliosa al di là di tante cose che si sentono dire non vere. Grazie, alla prossima.